Quando si parla del legame tra fotografia e morte, c'è il nome di un fotografo che inevitabilmente salta subito alla mente. Ti sto parlando di Joel Peter Witkin. Ciao e benvenuta, benvenuto in questo nuovo video in cui, come da anteprima e come da titolo, parleremo un po' della ricerca artistica di Joel Peter Witkin. Ne parleremo un po' perché la ricerca di questo fenomenale artista, fotografo americano, è una ricerca artistica molto complessa, caratterizzata da uno studio molto preciso della storia dell'arte ed uno studio preparatorio maniacale per quanto riguarda la realizzazione di ogni singolo scatto, che diventa così denso di significati, così pieno di elementi da analizzare, che sicuramente un video come questo non possono analizzare nello specifico. Ti vorrei parlare della ricerca artistica di Joel Peter Witkin per inserirlo in quello che è il nostro percorso che abbiamo fatto fino ad oggi in questo canale, legato allo studio della fotografia post-mortem, partendo dall'Ottocento e arrivando fino ai giorni nostri. Nei video precedenti abbiamo sicuramente visto alcuni aspetti di questa pratica rituale ancora presente nella nostra contemporaneità. Già abbiamo visto in passato con alcuni video come questa pratica sia poi sfociata spesso in un discorso artistico. Oggi analizziamo ancora meglio questo aspetto, perché le fotografie di Witkin spesso appunto ritraggono cadaveri e quindi in qualche modo potremmo considerarle in parte delle fotografie che ritraggono qualcosa che viene ritratto dopo la morte, quindi post mortem, ma con tutta una sorta di altre simbologie, di altre riflessioni che inevitabilmente sono strettamente collegate all'opera dell'artista americano. Witkin è sicuramente un fotografo che è riuscito nella sua carriera a catalizzare l'attenzione della critica, ma anche di ignari osservatori, per il fatto che le sue fotografie spesso contengono degli elementi estremamente disturbanti, estremamente macabri, estremamente anche stranianti, perché molta parte della poetica artistica di Joel Peter Witkin è incentrata anche su questa sorta di gioco di dualità, che in qualche modo vanno anche a disorientare l'osservatore. Tutta la ricerca artistica del fotografo americano è strettamente collegata ad un evento raccapricciante che appunto ha interessato lo stesso fotografo quando era bambino. Vicino a casa sua ci fu un incidente stradale che coinvolse più automobili. Tutta la famiglia di Witkin, che appunto stava a casa, si è precipitata in strada appunto perché avvertita, no, di questo incidente da dei forti rumori. Quando appunto Joel ricorda e si è affacciato nel marciapiede, ha visto rotolare verso di sé un oggetto che soltanto quando si è trovato a essere molto vicino a lui, questo oggetto si è rivelato essere la testa mozzata di una bambina. Sicuramente questo avvenimento, che sembra anche quasi un avvenimento molto romanzato, sta alla base di molta della ricerca di Witkin, che spesso ha indugiato con il proprio obiettivo all'interno appunto di dettagli macabri della morte, soprattutto focalizzando la sua attenzione sul corpo. La questione secondo me principale da tenere bene a mente nel momento in cui si affrontano le foto di Joel Peter Witkin è sicuramente quella di rintracciare all'interno della sua ricerca un forte interesse e una forte attenzione per il corpo. Il corpo che viene utilizzato spesso come oggetto, spesso come soggetto preferito per appunto questa messa in scena, e del corpo si vuole raccontare tutto il suo universo a 360 gradi, cercando in qualche modo di analizzare aspetti che molto spesso la società contemporanea e il classicismo, chiamiamolo così, hanno più volte allontanato o relegato nell'ombra. All'interno delle fotografie di Joel Peter Witkin, il corpo viene raffigurato in tutti quegli aspetti che spesso noi nascondiamo o che spesso vogliamo non guardare, le imperfezioni, le malformazioni. Spesso
i protagonisti delle fotografie di Witkin sono dei corpi martoriati o dei corpi interessati da malattie congenite che procurano delle malformazioni. Tutto quello che dall'idea di benessere e bellezza viene rifiutato, Witkin lo inserisce all'interno delle proprie fotografie. Inserendo tutto questo rimosso, va però a compiere una sorta di elevazione di questi oggetti. Il corpo decomposto, che abbiamo visto essere estremamente allontanato da molte società per quanto riguarda la pericolosità che la decomposizione ha in senso fisico e in senso simbolico per la cultura, all'interno delle fotografie di Witkin viene ripreso ed elevato a qualcosa di fruibile artisticamente, e questo viene fatto inserendo tutti questi elementi, i freaks, la deformità, il corpo decomposto, vengono inseriti però in un contesto estremamente ricercato che denota fin da subito la conoscenza molto approfondita che Witkin ha della storia dell'arte. Tutte le fotografie di Witkin sono dei tableau vivant, sono delle citazioni, delle riprese, delle manipolazioni di quelle che sono le iconografie a noi più conosciute. E la storia dell'arte ripresa da Witkin è la storia dell'arte e l'iconografia della storia dell'arte che noi tutti siamo abituati a conoscere, perché sono i grandi della storia dell'arte, i grandi del Rinascimento, i grandi del Barocco, i grandi del Seicento, che vengono in qualche modo ripresi dal fotografo utilizzando appunto quell'impianto iconografico classico che viene caricato ulteriormente di altri simboli. Spesso le composizioni fotografiche di Witkin, che sono studiate nel minimo e preciso particolare, risultano essere estremamente barocche, estremamente pompose, spesso anche caratterizzate da una sorta di horror vacui che riempie lo spazio fotografico di oggetti e simboli che inevitabilmente richiedono un'attenzione particolare per essere decifrati e interpretati. Inoltre interessante della ricerca di Witkin sicuramente anche la trattazione che viene fatta della stessa fotografia. Innanzitutto la maggior parte degli scatti sono in bianco e nero e inevitabilmente questo bianco e nero viene anche in qualche modo sviluppato come a richiamare le antiche fotografie ottocentesche, i primi daguerrotipi. Spesso i negativi vengono anche dipinti, graffiati, il che trasforma l'operazione artistica di Witkin non soltanto in qualcosa di fotografico, ma anche in qualcosa di più gestuale, che richiama magari più la pittura e la scultura. Si creano quindi queste immagini che inevitabilmente rimandano ad un non luogo e ad un non tempo, e questo è il carattere anche straniante che ti accennavo poc'anzi. Lo straniamento deriva dalla difficoltà di captare effettivamente quando la foto è stata realizzata, ma anche la difficoltà è dovuta all'interpretazione che diamo della fotografia, perché spesso è giocata sulle dualità, sulle ambivalenze, su qualcosa che inizialmente ci evoca qualche altra cosa e che poi dopo invece ne evoca un'altra ancora. La fotografia di Witkin è sicuramente una fotografia molto complessa, che ha una riflessione legata al cadavere e al corpo morto, che in qualche modo non vuole eliminarlo, non vuole a esso togliere il racconto, ma invece vuole presentarlo e vuole anche forse investirlo di un altro racconto, che è un racconto che spesso oggettivizza il corpo. I corpi di Witkin spesso sono decontestualizzati perché vengono inseriti in un contesto artistico a cui in genere non siamo abituati a vederli. Sto parlando soprattutto del cadavere, ma anche della deformità, e spesso il corpo viene utilizzato per essere investito di un altro, di un'altra simbologia. Mi viene in mente per esempio la composizione fotografica chiamata Art Deco Lamp, in cui un corpo estremamente deforme viene utilizzato per ricreare una sorta di oggetto di design, ma mi vengono in mente anche le teste che vengono utilizzate per essere dei vasi portafiori. C'è tutto un discorso sulla vanitas, c'è tutto un discorso sulla ripresa e il racconto del corpo morto inserito in un livello artistico differente rispetto a quello a cui siamo abituati.
Se vogliamo anche la fotografia di Witkin da una parte eleva tutti questi elementi del freaks, del transessuale, della malformazione e della decomposizione a qualcosa di estetico, ma dall'altra parte questo suo inserimento di questi elementi in iconografie artistiche classiche che noi conosciamo bene, oltre ad essere una critica per tutto quello che è l'apparato della società contemporanea, che ancora una volta dalla classicità sino a oggi porta avanti questo ideale di bellezza, bontà e anche salute. Dall'altra parte questo inserimento vuole essere quasi una sorta di desacralizzazione di quello che noi consideriamo poi tutto sommato bello, una sorta anche di presa in giro e di continua satira della contemporaneità. Tutto questo teatro del macabro, tutto questo teatro anche delle riprese, del freaks, della deformità, della decomposizione, infarcito e inserito in un mondo estremamente artistico, dettato dalla citazione che molto spesso diventa satira, manipolazione e ripresa di opere artistiche, sta alla base della ricerca artistica di questo immenso fotografo. La cosa importante legata alla riflessione che noi possiamo fare in questa sede legando la fotografia di Witkin, come abbiamo visto fino adesso, alla morte, è sicuramente dovuta al fatto che spesso i cadaveri ritratti da Witkin ci dimostrano, al contrario per esempio di altre fotografie post-mortem che abbiamo visto nei video precedenti, ci dimostrano i segni della morte. È un racconto della morte fisica, è un racconto forse più che della morte, della consunzione del corpo. Perché eliminando il memento mori ed eliminando la vanitas, quello che le fotografie di Witkin ci presentano è la morte intesa come qualcosa di estremamente fisico, di estremamente corporale, e questo lo vediamo perché i corpi ritratti sono di corpi che spesso presentano i segni della morte, gli occhi chiusi, la bocca semiaperta, oppure degli sguardi vacui, e in questa sede sicuramente è utile citare Erika D'Amico con il suo studio Corpografie, in cui appunto analizzando la fotografia di Glassman dice che questa fotografia riesce nell'operazione ai limiti del paradosso di rendere presente la morte. Non penso di volermi dilungare oltre in questa trattazione di questo immenso fotografo. Tra l'altro in passato sul canale avevo già fatto un video dedicato ad una singola fotografia di Joel Peter Witkin, che ovviamente ti linko qua nelle schede informative sotto in info box, e sicuramente ti rimando a quel video lì per farti capire anche la complessità in quel caso, che è presente in una singola opera d'arte, in un singolo scatto fotografico, mentre in questa sede ho voluto fare una sorta di presentazione generale di quello che è la ricerca artistica di Witkin e di quelle che sono le peculiarità di quest'artista, per farti capire anche come la fotografia post-mortem sia aggiunta all'interno dell'arte contemporanea e abbia cambiato la sua funzione, la sua veste, e soprattutto anche abbia cambiato la sua simbologia e ci abbia offerto nuovi spunti di riflessione, nuovi modi di intendere la morte, la decomposizione e la rappresentazione del morto e del cadavere. L'opera di Witkin è sicuramente affascinante e complessa, e non escludo di tornare in futuro a affrontare di nuovo il tema poetica Witkin, perché è sicuramente tra gli artisti contemporanei quello che più mi incuriosisce, quello che più mi affascina. Io spero solo di averti dato oggi una panoramica di questo lavoro, di questo artista meraviglioso, e mi piacerebbe confrontarmi con te per sapere se conoscevi già le fotografie di Witkin, se le hai scoperte adesso, che cosa ne pensi e cosa ti hanno suscitato le fotografie di Witkin nel momento in cui tu le hai viste. Io ho avuto la possibilità di vedere alcuni suoi scatti originali
all'interno della mostra che è stata organizzata un po' di tempo fa al Photolux Festival di Lucca, che appunto ha dedicato una grossa parte dell'esposizione agli scatti di Witkin, e sono degli scatti fenomenali. Io lo amo tantissimo come fotografo, amo tantissimo la sua ricerca artistica, la trovo estremamente interessante ed estremamente coinvolgente ed estremamente colta. Detto questo, a me non resta che aspettare i tuoi commenti, sperando con questo video di averti fatto conoscere un artista che davvero merita di essere conosciuto e osservato con estrema attenzione. Ovviamente ti rimando in tutti i miei social, che trovi linkati anche qua in info box, e sul mio sito internet www.fusticale.com. Detto questo, io ti ringrazio per aver visto questo video, ti do appuntamento al prossimo, ciao e a presto!